ciao amore, ciao amore, saluta le nostre amiche, saluta le nostre amiche. E buongiorno a tutti o buonasera se state guardando questo video di sera, ben ritrovati o benvenuti. Allora, ho pensato, siccome mi è stato richiesto nei commenti un Jan Journal fatto col quaderno ad anelli o comunque con gli anelli, e in un altro commento mi è stato chiesto di iniziare il December Daily, ho pensato di unire le due cose e fare una sorta di quadernetto ad anelli come December Daily, che quest'anno mi piacerebbe tenerlo anche io il December Daily, no? C'è Maya, c'è il camper, sì, perché abbiamo acquistato un camper vecchissimo, quindi ogni tanto andiamo via, sì, ho il diario di bordo, però mi piacerebbe anche metterlo un po' carino con le foto, fare le nostre giornate così. E quindi cominciamo. Io non ho un quaderno ad anelli da utilizzare a questo scopo, infatti vedete già qui cosa c'è, quindi avrei dovuto comprarlo. Siccome però il mio scopo è quello lì di non comprare finché si può, non prendere materiali, soprattutto adesso che sono all'inizio, ho ricominciato e ho tantissime cose, voglio fare con quello che ho, e questi sono anelletti che ho da tantissimo tempo. Ci sono due misure, io farei per il December Daily questi più stretti perché non sono tantissime pagine come sapete, quindi non voglio usarne tanti, e le dimensioni, quindi ne userò 3, volendo anche solo 2 perché tanto voglio usare questo cartoncino, quindi ne basteranno 2 penso. Come dimensioni praticamente ho comprato al 2D, qualcosa del genere, questo cartoncino era un maxi formato, come vedete, niente, c'erano lateralmente 2 cartoncini così. Secondo me questo è un formato carino per fare il December Daily, mi sembra carino. Sapete che a me piacciono le cose semplici e quindi iniziamo. Non perdiamo tempo, anche se fa un po' strano visto che ci sono 30 gradi fuori e siamo, per me oggi è il 3 di ottobre se non sbaglio, fa veramente strano. L'autunno quest'anno non lo stiamo sentendo, peccato, perché so che anche per voi è la stagione preferita, l'autunno. Pazienza, speriamo comunque che lo faccia, anche se brevemente. Va bene, ok, bando alle ciance, inizio subito a prendere la metà di questo cartoncino e vi dico anche le misure se per caso vi piacesse particolarmente il formato, così potrete farlo uguale con qualsiasi pezzo di cartone. Eccoci qua, allora è 29 il cartoncino intero, quindi vado a dividerlo per 2, 14,8, giusto? 14,8 divido, e taglio. Come sempre io parto dalla copertina e poi pian piano facciamo tutti gli abbellimenti insieme. Farò una playlist, qualcosa del genere, così che uno la possa seguire cliccando direttamente sulla playlist. Uscirà la serie di video dedicati a questo December Daily. Allora, aprendo i miei armadi mi è venuto in mano una pezza, un asciugapiatti, non so come lo chiamate voi, queste cose qua, no? Perfetto, è del 1999, la data di nascita di mio nipote, non so da dove sia saltato fuori, probabilmente la mia nonnina ancora comprava quei cestini dove c'erano generalmente avvolti questi simpatici asciugamano da cucina, diciamo, asciugapiatti.
voglio usarlo così, per lo più la copertina è bella fatta e volevo mettere questa stampa sul davanti e sul dietro andare a recuperare forse questa parte qua del calendarietto di dicembre, così il 99 vediamo, perché poi devo anche fare l'interno, vediamo un po' cosa ne esce. Quindi come seconda cosa che vado a fare è ricoprire proprio qui, così vado a centrare. Cosa mi interessa? Guardate che carino, rimane la parte verde esattamente sugli angoli, puro caso. Allora vado a segnare l'esatta posizione della copertina e poi lascerò i relativi spazi, i bordi per rimboccare all'interno. Quindi questa sarà la copertina, lascerò, tanto per essere un pochino più precisi, lascerò 2 centimetri circa, non ha tanta importanza. Ovviamente, come sempre, io sto facendo un esperimento con voi, non so neanche io ancora il progetto come finirà. Mi piace improvvisare, sapete. Allora vado a tagliare e tutto quello che avanza potrà essere usato anche per gli abbellimenti. Uno. I fori li facciamo dopo, ovviamente. Così e così. Questo sarà uno. Adesso andrò a farlo combaciare bene come avevo visto prima, e lo stesso faccio per l'altra parte. Vediamo un po' cosa andare a prendere. Facciamo solo attenzione che il rettangolo sia sempre dalla parte giusta. Allora, avevo detto che volevo prendere il mese di dicembre, tanto per dargli un senso. Non vado a prendere agosto, no? Cioè ci sono dei calendarietti qua, no? E così, tanto per avere un'idea, io metterei dicembre. Magari, ecco, magari cercherò di tenere questo bordino. Allora, dicembre. Farei solo questo perché non ha senso fare 2 lati, capito? Cioè, praticamente tengo questo verde buono così, come un lato. Va a cadere sul lato e poi andrebbe... Basta solo dicembre. Mi va bene, anzi no, ne viene un pezzo qua ma non si vede che mese sia. Comunque l'importante è che di non andare a centrare questa parte qua, perché non mi piace sopra e di lato questa cornice e poi sotto niente. Mi dà più libertà dopo per eventualmente fare qualche altra decorazione. Vediamo, poi magari risulta già bene così e non faccio nient'altro, ok. Anche qui do all'incirca 2 centimetri, senza essere fiscale anche qui. Comunque vedete quanto siete di ispirazione per me nei commenti, no? Quando mi consigliate le cose mi fate venire in mente un progetto praticamente, perché comunque era da tanto che volevo provare a fare qualcosa con gli anelli, e perché non un diario natalizio. Il December Daily, per chi non lo sapesse, è una sorta di diario natalizio che va, almeno per quanto ne sappia io, va dall'1 al 30, o quanti ne ha dicembre? 31? 30? Comunque
dovrebbe essere tutto il mese di dicembre, se non vado, se non sbaglio. Non è solo arrivare fino a Natale, credo, non è il diario dell'avvento, diciamo. Credo. Non ho mai fatto caso esattamente, poi uno fa cosa vuole, non è che alla fine uno è libero di... non c'è una regola precisa in queste cose, no? Però dicembre, giorno per giorno, diciamo, suggerisce che vada per tutto il mese. Ok, quindi avete capito, è così la questione. Quindi io adesso vado direttamente a incollare, come l'avevo preso, conviene, vedete, tanto vedete che già stavo sbagliando. Allora inizio a incollare questa parte, così poi continuo, vedo cosa mi suggerisce per l'interno la fantasia. Anche per questo progetto, essendo stoffa, userei, va benissimo anche il Vinavil se non avete altra colla, però ovviamente questa qui aceto-vinilica è più adatta, soprattutto non dovrebbe trasparire dalla pagina alcuna macchia, no? Cosa che il Vinavil tende a fare. Quindi vado esattamente dove avevo segnato, vedete non ci sono macchie e se ci sono dovrebbero poi andare via. Okay. E qui io farei questo gioco qua in modo che non rischio il taglietto qua. Cosa ne dite? Preferisco, forse fa un po' più di spessore ma il lavoro è più preciso. E vado adesso a finire. Eccolo, dicembre ci sta tutto, il senso sarà per così, non per così, anche se qua verrebbe da dritto, ma ci sta molto bene anche così, tanto è il retro comunque. Faccio la stessa cosa con l'altro lato, il davanti della copertina. Allora, per qualche misterioso motivo questa parte qua è più larga, ma va bene, non mi disturba assolutamente, anzi è più interessante perché potremmo fare un laccio o qualcosa del genere, non mi disturba. Allora adesso vado a decidere cosa fare qua. Io ci vedrei bene del bianco, cioè comunque color caffè, sapete, la stoffa se la trovo adesso, perché per mitigare un po' i colori, perché ovviamente tutto sto rosso è vero che è Natale, ma è meglio rendere un po' più delicata la copertina. La prima cosa che mi è venuta in mano è questo frammento di un cuscino che era del camper, che ho tagliato per fare altre cose, quindi adesso lo disfo, vedete com'è tutto, meno male che non l'ho buttato perché comunque non era in previsione ancora il mio ritorno qui. Quindi va molto bene così. Allora, volevo ricordare a chi magari sta guardando magari video sul mio canale, ma magari non ha pensato di fare l'iscrizione, che a me farebbe molto piacere la vostra iscrizione, anche perché in questo modo vi arrivano le notifiche, diciamo cose scontate. Allora vado a tagliare più o meno, facciamo una cosa un po' così, non precisissima,
qua c'è una cucitura, che c'è una piega che dà fastidio, quindi questo pezzo lo taglio perché voglio sfrangiare un pochino. E quindi quello che voglio dire è: iscrivetevi, così vi arrivano le notifiche quando pubblico un video e aiutate il canale a crescere, che mi farebbe molto piacere anche questo. Ok, allora qui ci siamo, vediamo un po' come risulta. Questo qua è la copertina front, quindi sì, mi piace. Io avevo un Megago, ma vabbè, va bene lo stesso. Vediamo sfrangiato se va bene o se magari raddrizzare un po'. Volevo una cosa non precisa, ecco, non mi interessava la precisione, però ci deve stare. Allora taglio anche questo pezzo perché vedo che tanto c'è i buchi di quella cucitura che c'era, e questa non riesco a farla a strappo, è bella spessa come stoffa. Questi frammenti li teniamo, magari facciamo qualcosa, clip, cose del genere. Ok, qui è storto, ma mi piace storto. Sono diventata grezza. Ok, andiamo a togliere un po' di fili, che è sempre molto carino. Ok, non esageriamo troppo, se no poi non copre. Ok, io continuo a sfrangiare. E vado ad applicare già questa parte qua. Già mi sta piacendo, allora no, di qua vado qui perché la copertina non capisco fin dove devo arrivare. Ok, vado qua. Ci stava bene una cucitura ovviamente, però volevo fare qualcosa di semplice per chi all'inizio di queste cose e magari non ha la macchina da cucire e vuole prendere qualche spunto. Quindi se comincio già con le cuciture magari qualcuno poi si trova spiazzato, però poi per gli abbellimenti un nastro con un pezzo di stoffa cucito, insomma adesso ce la inventiamo, qualcosa di un po' più per abbellire poi. Quindi questo è il retro, vado a fare la stessa cosa. Ok, siamo a questo punto qui, mi piace tantissimo, ovviamente da arricchire un pochino, però adesso quello che vado a fare è decidere come mettere i miei anelletti. Io ne metterei comunque solo 2, perché comunque, come vi ripeto, sono misure abbastanza speciali. Più di 2 direi che è un po' un'esagerazione, o sarebbe più stabile, sono un po' indecisa, mettiamone 2. Allora vado prima a fare questa parte e dunque è 16 e mezzo di altezza, 4, dunque farei la metà, vediamo un po', 16 e mezzo, una calcolatrice, sono 8,2 e mezzo, 2,5, 8,2, 4,1 all'incirca. Quindi io dovrei fare un foro qui. Matita bianca ce l'abbiamo, gialla, 4,1, poi guardo bene la profondità.
e poi 4,1 anche di qua all'incirca sempre, perché qua precisione, ecco, no, io preferisco che sia un po' più alto, quindi io faccio 4,5, 4,5 e 4,5, un po' più sotto qua, e direi di stare, ma mezzo centimetro va bene, sì, va bene, va bene. Allora volevo dire, no, che adesso servirebbero dei buchi piccoli, non troppo larghi, perché io non ho gli occhielli piccoli, ho solo quelli piuttosto grossi, quindi devo fare, ah no, ce l'ho piccoli, ce l'ho anche di questo colore qui, anche se io preferirei dorato. Vabbè, io li faccio dorati, se li preferisco dorati, scusa, dorato e dorato, mi sembra perfetto così. Allora vediamo se mi ricordo come si usa questa cosina qui, non mi ricordo neanche più come si sblocca, no, allora non aveva un, ah, ecco, allora devo prima bucare, vedete, c'è quello grosso e quello stretto. Proviamo con quello stretto, vediamo se mi riesce, che poi anche le pagine dovranno essere così. Allora qui ho detto un po' più in basso, facciamo così, abbiamo anche da fare la misura qui, possiamo anche farla, così poi dopo sono precisa anche dall'altra parte. Allora vado, ok, sì, dai, poteva andare peggio. Ok, adesso devo mettere l'occhiello che non ci sta, quindi devo fare il buco più largo, non c'è niente da fare. Ragazzi, abbiate pazienza. Allora rifamo, ok, e adesso vediamo se mi riesce bene al primo colpo questa cosetta qui, che poi però all'interno non è che resta troppo carino, ma va bene. Allora devo schiacciare, secondo me è questo, e questo, proviamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dai, è bello così, dai, lasciamo tutto al nature. Ok, questa è andata, quindi io devo tenere su la parte più lunga, ok. Effettivamente questo affare qui non ho mai capito bene come funziona, comunque adesso la misura l'ho fatta, vado a decidere, quindi io direi così, questo bordino all'esterno, quindi vado a prendere la mia misura, faccio un piccolo puntino, tanto viene poi via, nero così lo vedo bene, ok. Adesso qua è una strada comoda perché è già tutto, anche la misura è già fatta qua, ok. Allora, ok, là, quindi l'affare sporgente su,
Maia che brontola. Devo prendere due cosi dorati, due occhiellini dorati, eccoli qua. Vai e vai. Diciamo che gli asciugapiatti sono sempre molto comodi, allo scopo, con niente, diciamo, perché era una cosa che stava lì da anni, figuriamoci dal 99 abbiamo fatto una bellissima copertina che già va già bene, voglio dire. Ok, vediamo un po' se sono capace di aprirli. Adesso provo, Oh, wow, peccato che non siano anche questi dorati. Effettivamente, a pensarci bene, era meglio mettere gli occhielli argentati, forse era meglio. Allora, la questione è questa. Adesso volevo solo dirvi, perché io direi di chiuderlo qua questo video, così si va abbastanza diretti, no? Allora, se siete come me, vi dà fastidio scrivere sui quadernetti ad anelli, allora se siete destri vi darà fastidio scrivere sulla parte sinistra, perché ci sono gli anelli che impediscono sempre il passaggio, no? L'ergonomia della mano è abbastanza compromessa. Allora io ho pensato che farò, no, perché se ve lo state chiedendo, magari a me dà fastidio l'anello, volevo già dirvi, no, in partenza, che farò sulla destra la parte per scrivere e sulla sinistra abbellimenti e pagine che magari si apriranno fino a qui, in modo che sia comodo scrivere, nello stesso tempo attaccare tutte le cose che vogliamo attaccare, no? Mi sembrava un'idea carina comunque mantenere la parte destra per le scritte, per scrivere, per non sganciare sempre, a parte che è comodo sganciare, è già sganciato, però nel caso che uno non voglia sempre scomporre tutto, è comodo anche fare questo ragionamento qua. Bene ragazze, io direi che per oggi, siccome ci tenevo a pubblicare il video, forse riesco oggi stesso, ci tenevo a non saltare già il martedì, quindi io direi che per adesso la copertina va bene così, ma voglio farci altre cose. Ma avete notato le opportunità, no, che una stoffa può dare se facciamo un po' d'attenzione a questi angoletti che sono andati a cadere proprio sul bordo pagina? Ma non è una cosa che io cercavo, cioè me ne sono accorta quando ho appoggiato il cartoncino. Per cui se usate delle stoffe con delle stampe, prestate attenzione a questi dettagli, perché sono carini. E comunque stavo pensando, guardandola, che non sarebbe neanche male adesso colorarci sopra, fare qualche dettaglio magari con gli acrilici, o qualche dettaglio solo dorato. Non sarebbe male anche sottolineare questi angoli qui, solo così. Chissà se potrebbe essere un'idea, no? Se mi viene bello, tanto è per me. Quindi anche se poi non viene bene, io vi ho dato l'idea che magari a voi viene bene, a me è venuto male, pazienza, giusto? Comunque ragazze, io per il momento vi saluto qui, cerco di pubblicare il video il prima possibile. È un craft with me, non è un tutorial, perché so che i tutorial sono un'altra cosa, non voglio dire che questo sia un tutorial, sono delle ideuzze che io condivido, poi ognuno insomma se la sviluppa come vuole, no? Se poi avete il quaderno ad anelli, semplicemente bisognerà attaccare la stoffa all'esterno e all'interno fino a un certo punto, fin dove iniziano gli anelli. Poi magari inventarsi qualcosa, però cioè è più facile così fare questo lavoro, piuttosto che il quaderno già fatto, ed è anche più economico se dovete comprare un quaderno ad anelli. Sicuramente questi anelletti qui dai cinesini
costano veramente una sciocchezza, è da tanto che li ho io, non so darvi dei prezzi, però veramente irrisorio. E basta ragazze, io spero sempre di avervi fatto una cosa gradita, continuiamo nei prossimi giorni, come vi ripeto farò una playlist su questo December Daily e niente, quindi continueremo insieme questo progetto. Bene ragazzi, adesso allora io vi saluto, vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività e ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao a tutti!